Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato al Centurion, prendendo spunto da una serie di gameplay che mettono in luce, oltre all'abilità del nostro Nicola Improta, uno dei giocatori di spicco del formato, una build tutta nuova. Questa volta il colore protagonista è il nero, con i suoi strumenti di distruzione, ma non solo, visto che offre nel suo immenso arsenale tutta una serie di elementi per pescare molte carte, a patto di essere disposti a pagare punti vita in cambio, rispettando in pieno la lore di questo color pie. Con questa leggendaria però andremo a scardinare questo concetto, facendo nostro un veglio enorme in punti vita e danni, aprendoci così le porte a una delle liste più promettenti che potremo vedere tra i tavoli del formato, tanto sono sinergiche le sue giocate con questo iconico pretore pirexiano. Questa volta vi parleremo di Shereoldred, The Apocalypse. Siamo al cospetto di uno dei pretori più importanti presenti su Pirexia, che ritorna a noi con una veste tutta nuova e delle abilità che rimettono in discussione tutti i limiti del nero, almeno sul fronte del guadagno dei punti vita e del card advantage, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, 2 generici e 2 neri abbiamo un pretore pirexiano con forza 4 e costituzione 5, tocco letale, e 2 abilità opposte e allo stesso tempo sinergiche tra loro. Nella prima abilità abbiamo, ogni qualvolta peschi una carta guadagni 2 punti vita. Mentre nella seconda c'è, ogni qualvolta un avversario pesca una carta, perde 2 punti vita. Se la seconda abilità va a punire molto gli archetipi avversari, soprattutto quelli che tendono a fare value pescando molte carte, è in realtà nella prima abilità che si sprigiona tutto il potenziale di questo generale, che va a compensare uno dei grossi difetti di questo colore. Già, perché pescare nel nero significa anche perdere punti vita, in un processo di dissanguamento non facilmente sostenibile in un formato a 25 punti vita, e che invece qui ci vede in enorme vantaggio, trasformando tech vecchie e nuove in bombe esagerate. Un approccio al gioco davvero combo deck per questo Shereoldred The Apocalypse, che da imponente pretore prova a riportare l'ordine e l'obbedienza tra i tavoli da gioco del Centurion, tra le 1000 sofferenze inflitte dal suo odio pirexiano. Non è la prima volta che nel nero proviamo a costruire delle sinergie e delle potenti combo, ma questa volta, grazie a Shereoldred The Apocalypse e alla sua prima abilità, tutto risulterà maledettamente facile ed efficace, sfruttando il suo potenziale e il resto delle 99. Ci basterà infatti uno dei tanti draw effect, tra Griselbrand, Lich Mastery o Yawgmoth Bargain in campo, insieme al generale, per pescare l'intero mazzo senza sforzo, riuscendo, incredibilmente, ad acquistare anche molti punti vita nel processo. Con tutto questo vantaggio in termini di punti vita e carte, non sarà difficile mettere in campo Reservoix Reservoir per uno sparo letale al nostro avversario e i giochi saranno fatti, con semplici mosse degne del più scaltro degli infiltrati di Pirexia. Questo piano, chiaramente, necessita di carte specifiche oltre al generale, ma per questo i tutori accessibili nel nero, Berserker Queen, Dark Petition, Grim Tutor, Profane Tutor, Ristic Tutor e Wishlock Talisman sono schierati in prima fila per sostenere questo piano ardito. Altro aspetto chiave risiede nel mana a disposizione per calare presto il generale, abbinandolo a uno degli strumenti di card draw per queste carte come Bubbling Book, Cabal Ritual, Dark Ritual e Rain of Fit. Sono le benvenute in questa build, per un boost ottimo ed efficace sin dai primi turni. A supporto del piano ci saranno anche diversi elementi di card draw, tra Night Whisper, Red the Bones, Sigd Blood, Bludgeoning to Darkness e Skeletal Scry. E anche se queste carte ci costeranno punti vita, non avremo timore di utilizzarle, visto quanto offre il nostro prezioso comandante. Affiancheremo anche qualche tech incolore alla nostra affannosa ricerca di carte nuove tra Memory Jar, Mindstone, Mishra's Bubble e Urza's Bubble, giusto per essere certi di avere le carte giuste per proteggere la nostra combo o eliminare qualche minaccia del nemico. Anche una creatura, Street Wraith, con il suo effetto ciclo, concorre alla nostra fame di nuove pescate, mandando in pari il suo effetto, che costa vita, con la prima abilità del generale, così da non intaccare troppo i 25 punti vita iniziale, sempre in pericolo in questo formato veloce. Per accelerare ulteriormente la nostra azione non ci mancheranno un ottimo comparto di sassi, con ben 12 di loro tra Basal Monolith, Everflowing Chalice, Jet Medallion, Lionside Diamond e War Power Stone, prendendo tutto il buono nell'arsenale del formato, soprattutto in fatto di mana colorato. Abbiamo però un altro modo per acquisire in fretta mana in campo, grazie a Expedition Map e una serie di terre che nel nero, senza grossi vincoli, ci offrono mana in più subito, senza clausole o restrizioni particolari. Tra City of Traitor, Crystal Vein, Ebon Ostrogo e Lake of the Dead, supportate comunque da Urborg, Tom of Giamoth, cercheremo di ottenere presto più mana già dai primi turni, così da mettere in crisi il nostro avversario con il comandante o la nostra combo. E visto che dobbiamo amministrare un solo colore, inseriremo una serie di terre utility di supporto per colmare alcune lacune del nostro color pie, tra Bloodstone, Castle Lotwain, Cavern of Soul, Command Beacon e War Room. Alcune ci servono per preservare il generale dai counter, altre ci offrono vantaggi e scorciatoie, di certo sono tutte utili e concorrono a darci una maggiore versatilità per contrastare il nemico riportando il dominio pirexiano al suo antico e nefasto splendore.
Con il piano ben congegnato attorno a questo Shareholder The Apocalypse, è chiaro che dovremo dotarci di tutti i mezzi a nostra disposizione per proteggere dagli assalti del nemico la nostra chiusura principale, che si basa su alcuni pezzi in campo indispensabili. Per questo motivo sono vitali gli Scar Effect, rappresentati sia da Griff, sia da un nutrito comparto magie, rappresentato dal meglio che ci offre il formato, tra Dread Fudge, Dures, Imtuturach, Inquisition of Kozilek, Mind Twist, Tuxex e un Mask. Queste carte saranno fondamentali da lanciare nel momento in cui saremo pronti a mettere in campo i nostri pezzi chiave, rendendo impotente l'avversario che non avrà più mezzi per contrastare il nostro Enabler o il generale, ormai dominatore assoluto del campo da gioco. Anche le rimozioni cardine del nostro Color Pie sono presenti in abbondanza, con ben 9 di loro tra Cut Down, Defile, Agra Mauling, Infernal Grasp, March of Wretched Sorrow, per far sì che le creature del nemico non restino troppo a lungo per azzerare i nostri preziosi punti vita. Alle molte magie presenti nella lista abbineremo Collective Brutality e Rebels Intervention, per un minimo di flessibilità in più, soprattutto nel momento chiave della partita, quando ormai siamo pronti a sfoderare gli artigli e a chiudere i giochi. E visto che annoveriamo solo il generale come creatura da tenere in campo a tutti i costi, useremo senza scrupoli le rimozioni globali migliori nel nostro Color Pie, tra Damnation, Dead of Winter e Toxic Delage, senza alcuna pietà di spazzar via le minacce dall'altra parte del tavolo. Come consuetudine non possiamo esimerci dall'inserire Yawgmoth Will in questa build, dandoci modo di rigiocare pezzi chiave del nostro cimitero, precludendo la vittoria al nemico, che si è tanto sprodigato a distruggere ciò che avevamo costruito. Chiude questa corposa sezione della lista Glint to Dust, giusto per assicurarci che non ci sia nessun altro che possa approfittare del potenziale del cimitero, regno in cui noi sguazziamo da secoli, sempre pronti a riportare in vita ciò che più ci conviene. Anche in questa occasione Nicola Improta si è lanciato nella costruzione di una build dedicata a Shareholder The Apocalypse con l'intento di analizzare tutto il potenziale, tanto da realizzare un primer presente nel link della lista che troverete sotto nella descrizione di questo video. Le potenzialità di questo generale, già preso semplicemente come creatura, sono buone, visto che ha un ottimo body, oltre a tocco letale, rendendolo un ottimo argine per gli aggro del formato, ma il vero plus arriva, come avete avuto modo di scoprire fino a questo momento, dalle sue peculiarità come enabler. Già, perché grazie a lui e a poche ma potenti carte specifiche saremo in grado di costruire con certezza una combo vantaggiosa e difficilmente contrastabile, nonostante le limitazioni del colore a disposizione. Certo, dobbiamo giocare d'astuzia e proteggere al meglio la nostra Shareholder The Apocalypse, ma una volta messi in campo i pochi pezzi necessari, pescarci tutto il mazzo ci ripagherà da tutti gli sforzi sostenuti fino a quel momento. Dopo aver sperimentato le diverse anime possibili di un archetipo costruito attorno a Shareholder The Apocalypse, Nicola Improta si è convinto che il piano combo portato all'estremo sia la strada giusta per rendere competitivo questo generale nel panorama del formato. I mezzi per temporeggiare mentre cerchiamo uno dei nostri pezzi principali per chiudere li abbiamo tutti, tra scartini, rimozioni puntuali e di massa, da non scoraggiarci se nei primi turni appariamo inermi di fronte all'avanzata del nemico. Una volta apparecchiato il mana sufficiente e trovato, attraverso i tutori a disposizione, uno dei nostri enabler, non sarà affatto difficile sbaragliare il nemico, anche perché, ricordiamolo, il generale funge non solo da card draw enabler, ma anche da motore di guadagno punti vita, raddrizzando situazioni solo all'apparenza compromesse. Dovremo avere nervi saldi, calma e astuzia nel rintuzzare le minacce peggiori, mentre noi, come un ragno che tesse una tela mortale, attendiamo che il nemico commetta un passo falso o si sbilanci nel tentativo di portarci basso di vite. A quel punto, anche solo un'interazione assestata può darci lo spazio per uscirne vittoriosi. Un gameplan piuttosto atipico, quindi, in cui Shareholder The Apocalypse solo all'ultimo mostra la sua vera natura, infida e scalta come il più letale dei pretori, sgominando le deboli resistenze che l'opponente proverà a frapporre alla nostra vittoria. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo a comprendere come questa lista basata su Shareholder The Apocalypse si posiziona nel meta centurno rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli aggro deck abbiamo dalla nostra ottime possibilità per frenare la loro avanzata, si tratterà solo di avere mani iniziali adeguati, mentre con tutta calma gettiamo le basi per attuare la nostra combo, che risulterà inarrestabile una volta assemblata per questi avversari. Verso i control deck dobbiamo giocare d'astuzia, puntando a sfilare al momento giusto con i nostri scartini quelle risposte che possono inficiare, sul più bello, la nostra chiusura principale, ma, visto il piano di gioco, potremo contrastarli quanto basta per chiudere, anche contro di loro. Verso i combo deck molto dipenderà dalla loro velocità e dal tipo di approccio, ma vista la nostra lentezza, soprattutto nell'accumulare il mana necessario per il cast dei pezzi utili a chiudere, potremo trovarci a malpartiti, se il loro piano può concretizzarsi in fretta. Nonostante la recente comparsa nel formato di questa Shareholder The Apocalypse, il nostro Nicola Improta ha sperimentato diverse varianti possibili, cambiando anche approccio e game plan, viste le peculiarità del generale, che non vincola più di tanto con le sue abilità.
Inizialmente con carte come Black Market Connections o Teves Zas Doom of Fools, il nostro deck builder aveva provato a ipotizzare un piano midrange, ma alla fine il potenziale del comandante non veniva sfruttato a pieno, risultando non molto diverso come approccio ad altri mazzi già presenti nel formato. Si è poi passati ad esaminare tra le 99 carte come Tendrils of Agony o Peer into the Abyss, ma alla fine diventava difficile approfittare di queste tech, visto che alla fine lo Storm Count, un card draw cospicuo, ma non globale di tutto il mazzo, non riusciva con costanza a garantire una chiusura solida. Da qui l'idea di puntare su un all-in in cui la combo con gli Enabler e Artifacts Reservoir risultava l'unica via veramente sicura per ridurre gli intoppi, valorizzando al massimo tutto il potenziale di questo pretore affamato di vittorie. Anche Necropotence è stato alla fine lasciato nel raccoglitore, in primis perché non interagisce con la prima abilità del generale, risultando così una carta per fare value, ma non in grado di superare i limiti dei 25 punti vita, portando il nostro deck builder a preferire altre soluzioni più efficaci. Un'ultima considerazione va a Cabal Coffers, che è risultata nei test troppo lenta e dipendente da Urborg Tomog Yammoth per risultare incisiva nelle partite, visto anche l'impiego di diverse terre utility in colore, utili in diversi frangenti, che ne hanno pregiudicato alla fine la naturale efficacia in campo. Eccoci arrivati alla conclusione di questo video. Ringraziamo come sempre la disponibilità di Nicola Improta nell'illustrarci una leggendaria tipica che va a ridisegnare i limiti del suo color pie con un gameplay tanto estremo quanto efficace. Se vi piace l'idea di un mazzo relativamente semplice nell'esecuzione, che sia però in grado di contrastare con efficacia il meta attuale, questa Herald the Apocalypse potrebbe fare a caso vostro, proponendo, con un mazzo monocolor, buone possibilità di uscire vittoriosi tra i tavoli del formato. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea.